Buon pomeriggio, sono Paolo Ugolini, sono una critica d'arte e una curatrice. Lavoro, diciamo, stabilmente come curatrice per la fondazione In Between Art Film, che si occupa di immagini in movimento, ma il mio campo di indagine è soprattutto rivolto all'arte delle artiste donne e in particolare ai rapporti fra filosofie femministe e arte contemporanea. Sono molto felice di essere oggi qua a parlare con Mariella Bettineschi, un'artista italiana che è anche un'amica, bresciana, ma vive a Bergamo da tutta la vita. E ci siamo conosciute qualche anno fa, sono andata a farle un'interessantissima studio visit e poi ho scritto un saggio sul suo lavoro nell'ultimo catalogo che ha pubblicato Mariella sull'era successiva, cioè un catalogo che parla del suo lavoro che si intitola L'era successiva. Mariella, ti vuoi introdurre da sola? Vuoi dire qualcosa su di te? O basta quello che ho detto io? Direi che basta quello che hai detto. Sono, come hai detto, un'artista italiana, lavoro da sempre sul linguaggio femminile e quindi voglio dire sono assolutamente coincidente con le cose che hai detto, quindi possiamo anche partire. Allora, diciamo che negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, Mariella e io abbiamo avuto una stretta conversazione, tutta, diciamo, come un'intervista via mail, per approfondire dei punti che vorremmo sviscerare oggi in questa intervista che la Galleria Richard Saltun pubblicherà sul suo sito in occasione della prossima mostra virtuale personale di Mariella Bettineschi alla Galleria Richard Saltun, una mostra in cui verranno esposti principalmente i lavori dei primi anni '80. Mariella, sul tuo sito c'è una dichiarazione che tu fai che mi ha molto colpito, in cui tu dici, te la leggo testualmente: l'opera deve essere il risultato di un processo inventivo continuo, di carattere più spirituale che culturale o estetico. Ne deriva la rinuncia allo stile e alla riconoscibilità. Questa modalità comporta un'apertura a 360 gradi, essere quindi presi da tutto ciò che il proprio sguardo cattura. Ciò ha delle conseguenze. Come gestire la quantità enorme di immagini che si accumulano? Come dar loro un senso? Come non farle collassare? Vedi, questa tua immagine, questa tua affermazione, come sai, mi ha molto colpito, perché comunque credo che oggi, soprattutto poi da quando diciamo siamo in piena pandemia e quindi viviamo incollati agli schermi dei nostri device, abbiamo tutti un problema nel gestire questo accumulo di immagini che quotidianamente ci travolgono. In questo senso, tu come ti poni? Allora, diciamo che la riflessione a cui fai riferimento risale più o meno all'inizio degli anni '90, quando nel mio lavoro entra per la prima volta la fotografia. Come sai, la mia formazione è più tradizionale, io vengo dalla pittura, dalla scultura, dal disegno, eccetera, e la fotografia non era mai entrata nel mio lavoro. Quindi quando comincio a usarla sono, come dire, presa anche dalla facilità di acquisizione di immagini che la fotografia permette, a differenza di strumenti come gli altri citati che sono per loro natura più lenti e quindi richiedono anche, come dire, una pausa, una riflessione, una posterità al lavoro prima di prendere delle decisioni su di lui. La fotografia quindi in quel momento era diventata estremamente importante per il mio lavoro. È chiaro che questa cosa era da un lato una grande ricchezza, perché la realtà, il mondo entrava nel mio lavoro, e dall'altra la difficoltà estrema di, come dire, di tenerle insieme, di capire cosa farne, perché il rischio era proprio il collasso, la quantità poteva assolutamente far perdere al lavoro di intensità, di forza, eccetera. Quindi col tempo poi, usando sempre di più questo strumento, ho imparato proprio a selezionare anche a priori, non solo a posteriori, cioè accettare l'immagine che mi chiama. Ci sono delle immagini che ti chiamano.
delle quali, anche se diciamo togli lo sguardo, capisci che è importante prenderle. E quindi direi che questo è un atteggiamento, come dire, sano in qualche modo, a lasciarci prendere solo dalle immagini interessanti, profonde, che abbiano qualcosa anche di misterioso. Interessante e importante questa cosa del misterioso. C'è qualcosa che non capisci e quindi l'immagine te la porti a casa per quello, per cercare di capire di cosa parla. Mi piace che hai usato la parola misterioso perché infatti è una parola che si adatta molto bene al tuo lavoro. Diciamo che soprattutto misterioso, una parola quindi aderente alla tua pratica, ma anche spirituale. Infatti, cioè, quello che io adesso ti voglio chiedere è in che senso che l'opera d'arte deve essere il risultato di un processo di carattere più spirituale che estetico. Eh, Questo è un bel tema. Ehm, per me il lavoro è qualcosa che ha a che fare con la dimensione interiore misteriosa, ancora una volta, dell'essere umano, e non solo dell'essere umano, diciamo del mondo, dell'universo. Non sappiamo nulla di nulla e, come dire, occuparsi di questa dimensione, secondo me, è lo specifico dell'arte. Ehm, Ci si può occupare di arte da angolazioni le più svariate dal punto di vista sociale, sociologico, politico, eccetera, ma credo che esistano persone più specificamente preparate in questo senso, con questo di ruolo. Per me, che sono una vecchia artista, il ruolo dell'arte è ancora e continua ad essere quello di cercare di capire cosa ci sta intorno, quanto di misterioso c'è intorno a noi e quanto non conosciamo. Quindi l'artista che cerca di catturare il non conosciuto. In questo senso parlo di spiritualità e non in senso religioso, ovviamente. No, no, chiaro, questo diciamo che conoscendoti e conoscendo il tuo lavoro mi era molto chiaro. Nella immagine che si vede dalla condivisione dello schermo, ci sei tu, giovane, che guardi delle tue opere realizzate fra l'80 e l'81. In particolare questi sono i piumari. I piumari che con la serie dei Morbidi sono i primi lavori che tu realizzi proprio nei primissimi anni '80. A me ha molto colpito, parlando con te, come tu sei arrivata a realizzare questi lavori, grazie anche proprio alla particolarità dello studio in cui tu in quel momento ti trovavi a lavorare. E quindi vorrei che tu ce la raccontassi, perché il rapporto fra artista e studio e quanto anche il luogo in cui si lavora possa influire sulla pratica, devo dire che è molto interessante. Nel tuo caso, nelle varie fasi che il tuo lavoro ha attraversato nel corso della tua pratica, che diciamo noi prendiamo in considerazione dal 1980 a oggi, ha avuto fasi diverse dovute non solo a una tua personale maturazione e evoluzione come artista e grande sperimentatrice di materiali, devo dire, ma anche talvolta legato a situazioni contingenti, come per esempio questa in cui tu ti sei trovata nel 1980, quando hai realizzato i primi Morbidi, che adesso io vado a cercare mentre tu parli. Allora, tu fai riferimento allo studio che avevo in quegli anni, che era in una vecchia filanda sul fiume Serio, in Val Seriana, che è diventata famosa a causa del Covid in tutto il mondo. Era un vecchio stabilimento di cui io possedevo un piccolo possedevo, occupavo un piccolo pezzo, ma era un posto veramente speciale perché lì succedevano delle cose legate al lavoro, semplicemente al lavoro della filatura. Io ero circondata da un materiale che si chiama fiocco tecnicamente, che è un materiale sfilacciato di residui di tessuti. Arrivavano in questa fabbrica delle grandi quantità di tessuti divise per colori e venivano messe in una specie di grandissima stanza completamente chiusa, dove c'era una macchina che muoveva vorticosamente questo filato ancora aggrovigliato, ancora diciamo grezzo in qualche modo,
e si poteva accedere a questa stanza soltanto visivamente attraverso una piccolissima finestra, sembrava una cosa Duchampiana in qualche modo. E io ero incantata da quello che vedevo ogni giorno sotto i miei occhi, cioè questa quantità enorme di filato che volava vorticosamente in questa stanza, di volta in volta poteva essere azzurro, rosso, giallo, verde, perché veniva già diviso a priori per colori, fino a che a un certo punto, finito questo, diciamo, lavoro vorticoso e oltretutto rumorosissimo, tutto si depositava sul fondo e quindi, non so, per 1 metro, 2 metri, galleggiava questa cosa incredibile, soffice, come dire, tenerissima da vedersi e affascinante da vedere, perché immaginati uno spazio di, non so, 50 metri per 100 completamente occupato da questo materiale colorato. Questa cosa che io vedevo tutti i giorni, però non mi apparteneva, era la macchina che faceva queste cose, però piano piano entra dentro di me e, come dire, mi fa venire la voglia di usarli questi materiali. E allora comincio a raccoglierne un po' e a, come dire, a inserirli in piccolissime fodere di organza. Le cucio a mano, le imbottisco con questo materiale che appunto ha questo nome tecnico che è fiocco, e poi comincio a scrivere sopra queste superfici morbide, diciamo delicatissime, legate più a un mondo femminile che alla pittura in senso tradizionale. Scrivo delle cose, delle frasi, questa per esempio, tenere in ordine la propria vita selvaggia, che mi piace molto, è un ossimoro, no? Tenere in ordine la parte selvaggia di noi, che è, come dire, continuare a mantenere dentro di noi la dimensione selvaggia delle cose, quindi la dimensione più sotterranea, più primitiva, più antica, quella che porta avanti di più le pulsioni. E li scrivo in oro, quindi do molto valore a questo piccolo oggetto che in realtà è un oggetto da tenere in mano, da tenere sul petto, è qualcosa che ti dà gioia, che ti dà piacere. Oppure addirittura in latino, questo è abbastanza divertente, ogni tanto entravano queste frasi latine, come questa di Immaginazioni Sloco, che è anche un po' una dichiarazione di poetica per me, perché lavorare intorno al luogo dell'immaginazione, quindi direi che l'immaginazione, come il linguaggio femminile, che è l'altra costante del mio lavoro, sono il centro della mia ricerca, cioè l'immaginazione, quindi il vedere altro e trovare un linguaggio che sia femminile, sono un po' le due costanti. Quindi un linguaggio principalmente, diciamo, come si può dire, un linguaggio sessuato che ti discosta da, diciamo, un linguaggio mainstream. Questo mi ha sempre molto colpito. Dio conta le lacrime delle donne. E diciamo che tu vieni da una formazione molto accademica, l'accademia, proprio hai fatto l'Accademia di Belle Arti, quella proprio diciamo classica, pittura, scultura e disegno, e poi a un certo punto, all'inizio degli anni Ottanta, è interessante perché nell'esplosione della pittura figurativa che c'è stata, soprattutto in Italia e in Germania, con la transavanguardia e con finalmente un ritorno, diciamo, del figurativo nel palcoscenico delle sperimentazioni artistiche, si ritorna alla pittura, e tu invece proprio, come hai sempre fatto, tralasci completamente di seguire le mode mainstream e invece ti concentri in questo lavoro così intimo, così personale. Io la cosa che a me piace sempre quando io studio il lavoro di un'artista donna è, diciamo, in genere c'è molto l'afflato verso quella frase militante che è il personale politico, perché tu in questo modo, con queste frasi, con questo tipo di lavoro, non solo riporti il lavoro a una tua dimensione privata, che è quella della situazione del tuo studio che stavi vivendo in quel momento e che ti dà il suggerimento, la suggestione per creare dei lavori piccoli e preziosi, ma sono anche interessanti le frasi che tu metti, perché
diciamo che era anche un periodo per te complicato, di scelte molto radicali fatte, non solo sulla tua vita, ma anche sulle prese di posizione che tu hai fatto nei confronti delle tue scelte artistiche. Infatti, tu hai citato, diciamo, la mia formazione, che è fortemente tradizionale e fortemente figurativa. E se vuoi è abbastanza divertente che un artista che ha fatto 8 ore al giorno di nudo per 6 anni, a un certo punto, in piena transavanguardia, come dire, quando io avevo tutti gli strumenti per competere a quel livello, abbandono questa dimensione. Perché la abbandono? Perché si pongono delle questioni, io sono una donna, non sono un maschio, e tutto l'apprendimento che io ho avuto è stato maschile. Cioè, tutto quello che è dietro di noi è culturalmente fatto da uomini, quindi tutto, no? Dalla pittura alla scultura, alla musica, alla letteratura, eccetera, eccetera, no? E sento invece fortemente il problema di un linguaggio femminile. Io non so se c'è un linguaggio femminile, non lo sapevo, però pensavo che poteva esserci un linguaggio femminile. Non avevo accennato una cosa l'ultima volta che abbiamo chiacchierato, avevo invece, a ripensarci, è stata molto importante. Prima che succedessero tutte queste cose, che nascessero questi lavori, io ero in un momento di grande difficoltà, diciamo, impiego un po' di anni a riprendere un cammino che in qualche modo senta mio, ma l'occasione forse più importante è la frequentazione di un gruppo di donne artiste che vengo a sapere che si incontrano in città. Sono 7 artiste, tutte molto più vecchie di me. Io allora avevo 27, 20, 28 anni, loro potevano averne anche 50, 60, eccetera. E quindi c'era anche una questione generazionale molto, molto forte, no? Comunque li frequento e questa cosa a me serve molto, no? Devo dire che in quel periodo, per esempio, ci seguiva un po' anche Lea Vergine, quindi si discuteva di cosa? Si discuteva di femminile, di tutte le questioni di genere, voglio dire, ovviamente essendo noi tutte donne. Ma il tema principale per me era proprio questo. Esiste un linguaggio femminile, cioè noi che abbiamo avuto dietro solo linguaggi maschili, e io prendo questa strada. Devo dire che le mie colleghe, forse perché più grandi di me, non hanno avuto grandi cambiamenti nel loro lavoro, mentre per me è un cambiamento radicale. E quindi riparto da zero, azzero veramente tutto, come se fossi una che non ha mai avuto una formazione culturale o tecnica, eccetera, e comincio dalle piccole cose che ho intorno a me e comincio a costruire, per esempio, questi piccoli cuscini e poi via via tante altre cose. Infatti, aspetta che adesso prendo, ecco, voglio riprendere questo. Ecco, qui siamo nel 1981, cioè un anno dopo. Tu fai una ricerca su questa dimensione molto intima dell'espressione artistica, assolutamente intima e spirituale, perché c'è morbidezza, biancore e lumeggiature d'oro. Quindi proprio siamo in un mondo che è quanto mai lontano dalla transavanguardia. L'anno dopo, verso il 1981, tu invece decidi di creare di continuare su questo tipo di strada, diciamo, estetica e di ricercare questa sorta di leggerezza, di spiritualità, ma anche di preziosità nel lavoro e realizzi questa serie molto importante che sono i piumari. Quindi c'è l'idea di non solo di creare un'opera leggera, ma quasi di rendere tangibile la leggerezza, perché attraverso la stoffa che tu usi, l'organza, che già di per sé l'organza è un tessuto impalpabile, leggerissimo, estremamente femminile, se vogliamo utilizzare questa definizione per un tessuto, è un tessuto adatto ai vestiti, diciamo, delle donne, e vestiti preziosi peraltro, e tu
ricopri dei telai di organza, li riempi di piume, quindi quanto mai un materiale quanto mai ineffabile, aereo e privo di peso, e poi l'organza permette alle piume di essere viste in trasparenza e poi sulla superficie dell'organza con una sorta di punteggiatura sempre dorata crei dei pattern, dei disegni, delle costellazioni, dei mondi. Cioè, in realtà è un lavoro apparentemente semplice, ma sul quale c'è tanto da dire. Ce ne puoi parlare più approfonditamente? Allora, sono sempre nello studio di prima, quello dove, nella vecchia Filanda, tanto per capirci, no? Questa cosa del volare, del non stare fermo, questa cosa che basta un soffio per muoverlo, entra nei piumari. Io trovo casualmente nella casa di mia madre dei vecchi cuscini di piume, che forse lei non usava più, ma appartenevano probabilmente ad alcuni anni precedenti, e li porto in studio. Comincio a prendere queste piume, che per loro natura volano, e come dire, quasi a ricostruire quell'ambiente che oramai era dentro nei miei occhi da tanto tempo, ma che non avevamo ancora trovato una soluzione. eh, mh, Faccio fare delle piccole scatole in legno, le fodero di organza, come tu dicevi, e le riempio di piume, le riempio a metà di piume, poi chiudo il tutto e comincio a disegnare sopra, e disegno come sempre con l'oro, dico come sempre, non come sempre perché poi userò tantissimi altri materiali, ma in questa fase disegno con l'oro. L'oro in realtà non è un colore, come queste non sono pittura, come queste non sono scultura, cioè è come se io cercassi di fare pittura, scultura, disegno non con i materiali specifici, ma arrivarci attraverso altre angolazioni. Ecco la questione del linguaggio. Trovare, diciamo, delle soluzioni anche formali, oltre che di concetto ovviamente, che non appartenessero alla tradizione né della pittura né della scultura. Quindi esce ancora di nuovo il tema di fondo. Io sto cercando un linguaggio che sia mio, prima di tutto, ma mio come donna, come femminile. E non a caso uso l'organza, non a caso uso le piume, non a caso, voglio dire, i disegni sono estremamente leggeri, riportano più una dimensione di universo, di spazio che di racconto specifico. E quindi nascono i piumari, che sono questi piccoli contenitori di piume, anche il nome è inventato, no? Piumari nel senso che contengono delle piume. Queste piume basta, siccome l'organza è come dire trasparente, no? Filtra, basta un soffio che si muovono tutte. Quindi il paesaggio che sta dietro, perché loro depositandosi si depositano attraverso un movimento quasi collinare, il paesaggio che sta dietro basta un soffio per cambiarlo completamente. Quindi esce questa cosa del dentro, del fuori, del nascosto, del semivisibile, della superficie, del profondo, eccetera, che sono tutti gli aspetti della dimensione umana, voglio dire. Non siamo né superficie né profondità, siamo tutto insieme. Ecco, qui poi ne hai fatti qualcuno anche con delle dimensioni più, cioè ti sei spinta anche in una dimensione più, non voglio dire muscolare, ma sicuramente meno intima, più da grande opera. Questo c'era una intenzionale o è stato così, cioè come sei passata da questa dimensione più raccolta, più tua, perché tu in fondo arrivi dai piumari, che addirittura tu dici erano realizzati, poi poterli mettere sul petto come diciamo, come un oggetto consolatorio, come un oggetto Hai colto bene, che porta di tenerezza, di tenerezza, un come una gesto intimo di carezza, come una tenerezza, un gesto di carezza. accoglimento. Invece tu a un certo punto, mentre sperimenti piumari, la pratica, diciamo, tutto sommato trovi una certa soddisfazione nell'aumentare la superficie del lavoro, nel renderla, ecco, come ho detto prima, un po' più muscolare.
Beh, questo non è un problema, nel senso che, come ti dicevo, la mia formazione mi ha abituato a fare cose anche di grandi dimensioni. Noi facciamo affreschi, mosaici, cioè voglio dire sculture, quindi per me affrontare una dimensione grande non è un problema, assolutamente. Diciamo che si sono ingranditi naturalmente a un certo punto, potevano anche diventare più grandi. La misura è questa, un po' strana sugli orizzonti, quindi vedi è molto orizzontale. Anche questa è una misura, diciamo, non tanto conforme, non è un quadrato tanto per capirci, no? È un rettangolo molto allungato, perché contiene il concetto del racconto, no? Dell'inizio, dello sviluppo e della fine. Cioè, il racconto è l'altro, se vuoi, costante del mio lavoro. C'è sempre un racconto dentro il lavoro e i racconti iniziano, si sviluppano e finiscono. Quindi l'orizzontalità è la sua forma, è la forma giusta per un racconto. Quindi racconto di universi, di costellazioni, di forme inventate, di forme, non lo so, vedo questa con questo cerchio, poi questa grande uscita di cono. Insomma, ognuno, come dire, ospita sulla sua superficie dei racconti diversi. Quindi ogni piumario, diciamo, in qualche modo è un mondo a sé. Sì, assolutamente sì, certo. Senti, ma questa, diciamo, c'è una storia che tu mi hai raccontato, ecco, questo infatti sono, no, li faccio vedere perché sono talmente belli che diciamo è un piacere per me ogni volta quando li scorro, vedere quanta grazia, ma anche quanta inventiva. Per esempio, questo qua è molto particolare perché tu hai sovrapposto i dischi di organza, cioè hai creato una tridimensionalità attraverso con un materiale che normalmente, cioè, è poco tridimensionale perché è un materiale leggerissimo. Esatto, sono anche delle piccole sculture in qualche modo, no? Sono pitture e sono sculture, il discorso che facevo prima, no? Riuscire a riproporre, a ritrovare queste due categorie dell'arte attraverso un percorso completamente altro in qualche modo, no? Diverso. Qui addirittura, diciamo, la struttura è sempre la stessa, la fodera è sempre di organza, ma sopra ci sono dei dischi di tulle Ah, è solo di Tool, quindi di... sovrapposti ulteriormente che come dire, nascondono ulteriormente quello che c'è dentro. E poi sono fissati da tutti questi punti che diventano come delle stelle. Mm, Diciamo che ognuno ha la sua storia, ovviamente, come dire, ogni lavoro ha dei problemi interni da risolvere e quindi esiste, c'è nel momento in cui li ha risolti. Questo voleva quest'altra soluzione. Senti, e quanto tempo dura? Perché io ti chiedo quanto tempo è durata questa sperimentazione, perché come ho detto inizialmente, la tua pratica ha visto svariate fasi, anche molto diverse fra di loro. E infatti a me l'aspetto del tuo lavoro per il quale sono rimasta colpita era proprio questa non omogeneità, questa sete in qualche modo di sperimentare, di cercare una voce nuova, come tu hai detto, attraverso la sperimentazione dei materiali che tu veramente, come dire, ribalti, stressi e utilizzi in una maniera quasi alchemica. Perché poi quando arriveremo, diciamo, quando tu incomincerai a realizzare quelle che tu hai chiamato i tesori, è molto interessante perché veramente quasi è un processo alchemico quello che ti ha portato a creare quei lavori. Però vorrei rimanere ancora un attimo sui piumari e sapere quanto è durata questa tua fase e in che modo poi hai fatto una transizione verso altre forme espressive. Ecco, qui per esempio, scusa, questa foto la metto perché mi era piaciuta tanto. Di Questo voi è che fai l'architettura, diciamo, dello spazio organico. pubblico e questa dimensione assolutamente intima e leggera del privato. Anche questo è molto curioso. Quando Giulia mi ha chiesto delle fotografie del tempo, no, di quel periodo, in realtà io non ne avevo perché non lo so, non ci pensavo né a fotografare, a far fotografare me né a fotografare i lavori, però mi portavo in giro i lavori. Non so, mi succedeva come quando tu stai leggendo un libro che ami, te lo tieni
in borsa, te lo porti dietro finché, come dire, finché non l'hai finito, cioè non riesci a separare, almeno a me questo succede, non so se è pure a in me. generale. Quindi mi succedeva di andare in giro con dei miei lavori che tenevo in macchina e poi se mi trovavo in certi posti, come in questo caso, questo è il battistero di Santa Maria Maggiore in Città Alta, li appoggiavo e magari facevo una fotografia, come in questo caso, no? Oppure addirittura al fiume, ce n'è una che Infatti ce l'ho la foto del fiume. portare un piumare nel fiume è un'assurdità in qualche modo, no? Eccola qua. Ecco. È come se io avessi bisogno di, come dire, di bagnarli questi lavori. Comunque era necessaria questa cosa, portarli dentro la natura, che poi sono i luoghi miei questi. Cioè io vivo da queste parti, non è che è molto normale per me essere qui oppure essere, diciamo, in Città Alta, in questo complesso romanico che è Santa Maria Maggiore. Era normale quotidianità. E quindi succedeva anche che, succedeva che fotografassi questi lavori in queste situazioni. Raramente sono stati fotografati a parete, se non in quella prima foto in cui Sì, mi hai fatto vedere. Ho fatto 2 mostre e non esiste neanche una fotografia delle mostre, tanto per quello è un capire. vero peccato. Vero peccato. Ero veramente, ecco, questa è una cosa da dire. Ero talmente concentrata su di me ed ero così fuori dal mondo dell'arte, intendendo come mondo, come sistema dell'arte, che ancora non, come dire, non mi corrispondeva ancora l'idea che fai il lavoro, lo metti a parete, diventerà una mostra, diventerà questo, quest'altro. Ero molto separata da quel mondo. E questo è un limite del luogo dove sono vissuta, della mia vita che ha avuto tutta una serie di storie particolari. Che poi finalmente comincerà, diciamo, io comincerò a prendere coscienza che questo è un lavoro che ha bisogno anche dell'altra parte, no? E devo dire che la prima persona che mi conduce in quella direzione è Patrizia Serra, che era allora una curatrice milanese, una critica d'arte milanese della mia età, quindi eravamo coetanee, e lei mi ha veramente insegnato molte cose, nel senso che mi ha fatto capire quello che stavo facendo, che io facevo distinto, io avevo bisogno di farlo, punto e basta. Ma molto spesso abbiamo bisogno di occhi esterni per poter essere raccontate. A questo proposito, proprio una grande filosofa femminista, Adriana Caravero, nel libro Io che ti guardo, tu che mi racconti, parla proprio di questo, di quanto sia importante talvolta per poter prendere coscienza di noi, di sé, la coscienza del sé, di essere guardati da uno sguardo esterno che ci restituisce la nostra immagine e anche quello che facciamo. E questo per me, soprattutto quando si parla, diciamo, di donne, questa è una cosa assolutamente necessaria. Infatti, non a caso Carla Lonzi, quando fonda Rivolta Femminile, a Roma nel 1970 inizia a praticare con le donne che incominciano a frequentare quel circolo femminista separatista proprio la pratica dell'autocoscienza, perché solo ascoltandosi, parlandosi e raccontandosi che la presa di coscienza di una diventa il riverbero della presa di coscienza dell'altro. Quindi questo mi interessa questa cosa che hai detto di Patrizia Serra che ti fa prendere coscienza di sé, perché è comunque un processo di trasformazione importante, soprattutto quando parliamo del lavoro di artiste donne e di artiste donne che sono state ragazze non nel 2021, ma negli anni 60, 70, 80, perché è stato molto, come dire, lento il processo anche di, in qualche modo, di sentirsi autorizzate alla creazione. Questo, per esempio, questo lavoro, che è molto particolare, parla però di un momento importante della tua vita in cui tu prendi delle decisioni che ti conducono a fare un certo tipo di arte piuttosto che un'altra. Esatto, diciamo che la crisi è quella, no? Voglio dire, la crisi è esistenziale, io comincio ad avere 26-27 anni, ho già un bambino di 8, tanto per capirci, no?
sono sposata, le cose non vanno, lavoro, insegno per guadagnarmi da vivere, eccetera, eccetera. Quindi ho un periodo di grande fatica, voglio dire, no? E soprattutto la fatica più grossa è di capire cosa voglio, cosa voglio fare, dove sto andando, cosa sto facendo, no? E quando tu parlavi appunto di autocoscienza, questo gruppo che io frequento in quegli anni mi permette proprio questo. Finalmente io forse per la prima volta, sì, anzi assolutamente per la prima volta, posso parlare di queste cose, no? Posso dire le mie questioni, i miei temi, le mie ansie, le mie preoccupazioni a persone che sanno queste cose, le conoscono, le vivono loro stesse. E quindi piano piano, questo è un lavoro, adesso non ricordo se è 79 o qualcosa del genere, a un certo punto decido che tutto un precedente devo chiuderlo, devo cominciare da zero. E faccio questa operazione proprio di impacchettare questi lavori che io avevo fatto precedentemente, perché comunque ci sono anni di sperimentazioni prima di arrivare qui, voglio dire, questa è la negazione, è chiudere la cosa, ma dietro c'è molto lavoro che io cancello. E li impacchetto e li chiudo con dello spago e poi con del catrame e vengono quindi eliminati. Sono stati, quasi tutto è stato buttato via. Penso di averne 2 o 3 che sono rimasti per puro ricordo di loro, diciamo, no? E da lì riparto da zero, riparto quindi con i morbidi e poi, anzi, ci sono cose ancora precedenti che, vabbè, insomma, c'è anche lì ci si arriva per passaggi, non è che di colpo uno un giorno fa una cosa, no? Lo sappiamo tutti, un discorso anche ovvio, no? Ma faccio altre cose, per esempio dei lunghi panni sui quali incollo delle cose, dei vetri, cioè cose che luccicano, che io trovo intorno, che raccolgo per strada. Insomma, costruisco tutta una serie di cose fino ad arrivare appunto ai morbidi e poi ai piumari. Quindi questo è tutto il precedente che io... Ma guarda, scusa, ma a questo io devo, cioè quando tu mi hai raccontato ovviamente questo aneddoto mi ha molto colpito perché nel mio studio di Carla Lonzi c'è una sua frase che per me, proprio una sua affermazione che per me è stata lapidaria e anche molto, se vuoi, germinativa, che è fare tabula rasa. Quando Carla Lonzi parla di tabula rasa, ovviamente lei parla di fare tabula rasa di un certo tipo di cultura patriarcale, un certo tipo di mentalità e ripartire da zero, quindi l'autocoscienza, ripartire da donne e ricreare un soggetto imprevisto che è il soggetto femminile, creativo e militante. Nel tuo caso tu devo dire che hai fatto tabula rasa nel vero senso della parola, perché hai proprio, come dire, eliminato una parte dei tuoi lavori nei quali tu non ti rispecchiavi più, li hai fisicamente costretti, diciamo, in dei pacchi che hai sigillato con lo spago, cioè proprio hai compiuto un'azione molto simbolica di cancellazione e di tabula rasa di un passato che tu giustamente hai detto prima era un passato patriarcale, di insegnamenti agiti da professori maschi, artisti maschi, di studio di un certo tipo di arte visto solo da un punto di vista maschile. E infatti è interessante anche da questo punto di vista come la tua presa di coscienza in generale, che in fondo la tua militanza non è stata magari una militanza urlata, ma è stata una militanza più intima che però dal lavoro viene fuori, come tu abbia deciso per esempio di lavorare sull'anima e non assolutamente non toccare l'argomento corpo. Cioè molte artiste militanti degli anni 60, 70 ma anche 80 hanno utilizzato tantissimo il corpo, la performance, diciamo, perché il corpo è uno diciamo, degli strumenti per noi donne più, se vuoi, a portata di mano. Proprio come diceva Francesca Woodman, io mi fotografo continuamente e sempre perché io sono sempre con me. Quindi il mio corpo è lo strumento di lavoro per me più semplice da poter utilizzare nella mia ricerca. Invece tu fai esattamente il contrario. Non solo abbandoni tutto ciò che è pittura e scultura in senso tradizionale,
ma nella tua ricerca di una tua voce abbandoni completamente e non fino a non molti anni fa il corpo tu lo cancelli dalle tue sperimentazioni. Eh sì, questo è il grande tema, è il grande tema. Io non mi occupo del mio corpo perché la mia vita è molto faticosa, come dire. Non voglio parlare di me, non voglio essere me. L'unica dimensione che mi rimane è la dimensione immaginativa, quella è mia. Era l'unica dimensione che io sapevo praticare, sapevo vivere e che dava senso alla mia quotidiana difficoltà. Ecco perché io sto lontano da quella. E questo discorso era anche uscito con la Vergine, sempre in quegli incontri che facevamo di cui parlavo prima. E lei ovviamente puntava molto sulla questione del corpo. A me questa cosa non interessava, mi interessava il linguaggio. Poi tu dici, in età più avanzata, diciamo nei ritratti dell'era successiva, non solo il corpo c'è, ma ci sono dei grandi corpi e tu potresti dirmi, ma perché? Perché io adesso sto bene, adesso io posso affrontare questa cosa, adesso, non adesso, anche da molti anni, voglio dire, adesso posso confrontarmi con me, non ho più quel problema. Allora era per me molto difficile e quindi l'ho cancellato. Sì, diciamo che il tuo modo di rapportarti col corpo è un modo molto particolare, Sì. perché tu usi in realtà, più che i corpi, direi i volti delle icone, delle muse, delle amanti, delle modelle che hanno permesso ai grandi artisti del passato, diciamo ai protagonisti della grande storia dell'arte, di realizzare i loro capolavori. Qua nell'ordine abbiamo la Fornarina di Raffaello, abbiamo Vermeer, abbiamo il doppio ritratto di Gabrielle d'Estrès e di sua cugina della scuola di Fontainebleau, per cui insomma abbiamo una serie di immagini estremamente iconiche. Diciamo che è interessante come tu a un certo punto della tua ricerca abbia abbandonato i mezzi tradizionali della pittura e della scultura e della ricerca, diciamo, ossessiva, quasi alchemica del materiale e della trasformazione del materiale che tu spesso e volentieri nei tuoi lavori passati, come nell'Erme, come nei tesori, non si capisce neanche quale sia il materiale. Uno pensa che sia cuoio, che sia metallo, invece in realtà è la carta da lucido che tu hai talmente trattato che diventa un'altra cosa e diventa un materiale tridimensionale. E poi il grande salto che a un certo punto tu fai è, come dire, con la fotografia, che ti apre degli scenari completamente nuovi, digitali e molto contemporanei. Come è avvenuto questo colpo di reni? Questo triplo salto carpiato che hai fatto. Ascolta, come sempre le cose succedono, diciamo, una cosa porta un'altra cosa, non succede mai niente di colpo, no? Io alla fine degli anni '80 mi trasferisco a Berlino e io incontro per la prima volta, come dire, linguaggi nuovi, diciamo così, no? Linguaggi che, come dire, sono il risultato di elaborazione al computer, sono la fotografia, eccetera, eccetera. Sono gli anni '90, sono gli anni, diciamo, dall'89 fino al '95. Questa cosa fa, come dire, fa fare un cammino al mio lavoro. Poi per arrivare adesso all'era successiva sono altri anni, sono altri 10 anni da aggiungere a questa storia. Tu dici la fotografia, in realtà io non sono una fotografa, è evidente. Quello che utilizza la fotografia. Come? Sei un artista che utilizza anche la fotografia. Utilizzo anche la fotografia, ma la utilizzo come uno dei tanti materiali che io ho a disposizione. Cioè, tu prima parlavi di alchimia, no? Questo della trasformazione delle cose è un'altra costante del mio lavoro, continua.
io prendo una cosa, la faccio diventare un'altra, poi diventa un'altra, poi diventa un'altra, poi la metto in un altro medium, uso un'altra tecnica. C'è sempre questo lavoro di travasamento, no? Per vedere cosa succede. Anche qui, quando io comincio a occuparmi della questione che poi farà nascere l'era successiva, in realtà di vere fotografie ce ne sono pochissime, sono scansioni. Come dire, soprattutto i ritratti, non sono fotografie fatte da me di fronte all'opera, alla formarina, piuttosto che sono scansioni che io faccio da libri, proprio perché a me la fotografia non interessa, a me interessa delle immagini su cui lavorare, da trasformare. E questa manipolazione che tu hai trovato nei tesori, che trovi continuamente nel mio lavoro, è anche qui. Intanto tu con questo lavoro che fa parte del ciclo dell'era successiva dai dignità di soggetto a donne che sono sempre state oggettivizzate, cioè loro erano guardate dallo sguardo dell'artista e ritratte nella loro sfolgorante giovanile bellezza. Tu però poi dopodiché loro, come dire, erano le protagoniste di una visione ovviamente maschile. Tu è molto interessante tutto il processo che tu fai perché tu isoli praticamente il volto e il mezzo busto, concentri tutta l'attenzione di noi spettatori su questi volti, cancelli completamente tutto lo sfondo per cui ci sono solo loro, le doti di un piedistallo, di questo blank, come si dice in gergo, di questo spazio bianco che io ho sempre voluto un po' interpretare come una sorta di piedistallo statuario, e le donne ci guardano fiere della loro soggettività, però hanno gli sguardi doppi. Come ti è venuto in mente? Come è nata questa, diciamo, questa tua modalità di rendergli lo sguardo doppio? Allora, giravo intorno da molto tempo a questa cosa. Era molto tempo che io volevo affrontare la questione della frontalità, dell'importanza frontale delle donne, cioè della presenza importante, fondamentale, assolutamente più imprescindibile delle donne. Quindi, come sempre, c'è sempre un girare intorno alle cose. Devo dire che la cosa che è successa è di una banalità assoluta. Un giorno sto vedendo la televisione e appare un ritratto di Lucrezia Borgia in primo piano, ma non solo in primo piano, praticamente solo gli occhi. Io sono impazzita, cioè riesco a fare un fermo immagine in un secondo, la fotografo, la metto nel computer e raddoppio gli occhi. Così, così. Poi restano lì per molto tempo. Io non so bene cosa fare, non so bene, ma so che questa cosa qui degli occhi deve diventare la cosa più importante del lavoro sulle donne, perché gli occhi sono tutto, no? Sono tutto, sono, come dire, venire alla luce, aprire gli occhi, chiudere gli occhi, cioè c'è dentro la vita e la morte negli occhi, e in tutti gli esseri viventi, se noi li guardiamo negli occhi, capiamo chi sono e cosa stanno facendo e cosa stanno vivendo. Quindi la questione degli occhi è fondamentale. Piano piano comincio a lavorare su queste immagini. Direi che la prima che nasce è la dama con l'ermellino. E mi ricordo mio figlio che un giorno, Tiziano, tu conosci, no? Viene in studio, vede sta cosa al computer a cui sto lavorando, dice: ma cosa stai facendo? Ma sei matta? Ma tu ti permetti di toccare un quadro così importante? E dico: ma perché, che problema c'è? Ma almeno informati, almeno studia un po', ma era spaventato da questa cosa. Questo è abbastanza comico, voglio dire, no? E comunque la cosa divertente che è successa è questa forse, adesso non voglio diventare troppo lunga, intendiamoci, che ovviamente, come sempre facciamo oggi, dici: dai che andiamo a vedere su internet se c'è qualche informazione, mettiamo donne con 4 occhi, così. E sai cosa è uscito? Una cosa incredibile, che
Nell'area, diciamo, mediterranea e, come dire, intorno alla Grecia, all'Asia, in quella zona lì, le figure più antiche femminili che sono state ritrovate erano delle piccole sculture con 4 occhi, perché dovevano presiedere ai 4 punti cardinali della Terra. A quel punto io ho detto. Presenze apotropaiche, quindi e protettive. Quindi dico, questa connessione ecco, vecchie di 7.000 anni, voglio dire, quindi un tempo di 7.000 anni ha collegato me a loro. Quando dico che sì, che l'artista cerca cose che non sa, è questo che voglio dire. Sono le connessioni interiori che ti portano in certi luoghi, no? E quindi con questa risposta non c'era più nessun dubbio. Dato che la tua mostra da Richard Saltoun verterà soprattutto sui piumari, sui morbidi e su quella prima fase degli anni '80 e che comunque chi frequenta la Galleria Saltoun ha visto le tue bellissime donne dai doppi occhi dell'era successiva, quando si facevano le fiere, diciamo, a Paris Photo, a MiArt e in altre fiere internazionali, ho pensato che fosse opportuno che noi ci concentrassimo su questa fase del tuo lavoro, benché ti confesso che mi piacerebbe moltissimo avere più tempo, è già un'ora che chiacchieriamo, quindi penso che dobbiamo fermarci, per sviscerare meglio anche tutta quella fase che è stata diciamo dall'83-84 fino alla fine degli anni 90, in cui tu poi sei stata anche a Berlino, insomma hai avuto anche, come dire, proprio dei grandi colpi di reni che hanno trasformato il tuo lavoro. E noi oggi abbiamo parlato dell'inizio e diciamo della fine E della fine, però c'è tutta una parte centrale molto ricca che esatto. sarebbe interessante comunque, come dire, raccontare, perché è un bel racconto e mi piace come dire, come tu sia sempre stata animata da una vis di grande curiosità oltretutto, perché veramente non ti sei mai fermata, non ti sei mai adagiata sul risultato che era esteticamente, come dire, che funzionava, mettiamola così, sei sempre andata avanti.